welcome to Ramblings with Ramus. This is Joshua, your host, and we're going to be getting into it here. So hold on to your seats and let's get going. Ho anche un fondo così, ma non lo trovo qua nel computer. Accendo la TV dietro, faccio finta di essere alle Maldive. Bravo, è facile. Almeno pensiamo, se riusciamo. Esatto. Com'è il tempo lì? Una merda. Sì. Sì, no, c'è tanta umidità, tantissimo. Freddo? Sì, freddo, sì, c'è un po' di freddo, ma è troppa umidità, proprio umido. Ma sta piovendo? Cosa intendi con umidità? Proprio umido, tipo nebbia. Nebbia, capito, certo. E allora è quel freddo di tipo 3-4 gradi. Sì, che ti entra nella testa. E che mangia l'ossa, sì. Sì, che ti viene da scappare. E poi non si vede il sole da 6 giorni, fai te. Oh cazzo. L'ultimo sole che ho visto ero a Tenerife. Cazzarola. No, ma per quello che i bergamaschi mangiano vino, formaggi, il stinco, Mangiate ieri lo stinco. Si mangia l'anima, si mangiano l'anima. Cazzo, così si sta bene quando, cioè, col freddo dopo ti mangi questa roba, cambi tutto. Sì, dormi proprio, sì. Allora, come andate con il trattamento, Simo? Bene. Trattamento? Qua come si muove bene la spalla? È sempre spalla sinistra che avete comunque in comune voi. Per me è spalla destra. Cioè la tua è la destra? Sì, questa. Sei solo un po' diverso e basta. Sono sempre fuori dal branco io, cazzo. Lo sai, mi fa male un po' la destra anche a me. Grazie. No, a me non fa male a destra, mi basta la sinistra che fa per tutte e due, guarda. Certo. E il tallone? Ma è meglio, non c'ho più corso sopra, però ad allenarmi non mi fa male. Ok. Cosa vuoi dire che non corri sopra? Come fai giocando football americano e non correre? Appunto, il 9 che iniziano gli allenamenti, proverò a correre. Dalla stagione scorsa non hai fatto un cazzo. Ho fatto disinfiammare la caviglia. E cosa hai fatto con tua caviglia? Trattamenti con Remus e tenerla ferma. Antinfiammatori, curcuma, manetta. Ok. Sì, curcuma adesso prende anche Double X. Ma glucosamina, boswellia, no? Sì, conosco sicuro, ce l'aveva già. Sì, ce l'ho. Ce l'aveva già di accordo. Sì. Sì, no, ma la caviglia adesso non è male, le gambe, caviglia, bacino, diciamo abbastanza bene. Dopo adesso abbiamo ripetuto un po' la campana perché non andava bene. Il pesce, dicevi, cosa? Sì, dico la lateralità, la campana come movimento, come esercizio non era giusto. E cosa facevi? Perché proprio non si spostava, no, da una parte all'altra. Ah, lui non faceva giusto il movimento, capito? Pensava che il movimento non era quello che aveva bisogno, capito? No, perché magari faceva, ma lui più caricava invece di sciogliere, no? Anche, no? Andava troppo vicino, non si allontanava. Il bacino non andava al bacino da una parte per andare con la mano giù e il bacino rimaneva sempre lì. Esatto, non si muove, capito? Sì, perché le gambe devono anche vedere, avere quel movimento del bacino, il testa di femore, no? L'anca. Sì. E allora, Simo, sì. possiamo parlare di te?
in profondità? Sì? Un studio anche psicoanalitico, Va bene. neuroculturale? Va bene, dipende quanto profondo, dai. Non, Sai che io ho i miei muri. certo. Tutti ce l'abbiamo, tutti ce l'abbiamo. Ma certo, abbiamo tutti i nostri muri e comunque siamo troppo, diciamo, duri. Devi solo dire vaffanculo. Va bene. No, non c'è, in senso è molto interessante, Simo, come è stata tua progressione, ma veramente diciamo da nostri primi trattamenti, incontri, e dopo dove sei adesso psicoemotivamente, no? Certo. Che ovviamente quanti anni sarebbe? Sì, 3 mi sa. 4? 3 anni. Seriamente 4, 3 anni. 3. Sì. Perché sarebbe solo un anno prima del lockdown? Sì, mi sembra sì. Solo un anno, sì. Cioè, ci eravamo visti 2 anni prima, ma poi non ci siamo visti per un annetto. Non abbiamo Capito. fatto niente. Esatto. E allora facciamo più o meno 4 anni, allora. E tu, cioè, prima che io dico qualcosa, sarebbe bello di sentire te cosa dici tu. Questo tipo di lavoro percorso? Sì, che è fatta vedere magari anche un po' fisicamente, ma anche a livello hai percepito, non voglio mettere parole, ma sì, psicoemotivo, sì, mentale. Cosa spiega un po' il tuo perspettivo? Perché allora, è molto importante. La prima parte a livello sportivo, posso dire che dall'inizio adesso c'è molti esercizi che pensavo fossero banali o che riuscissi a fare, visto che è da tanti anni che faccio sport, mi ha fatto rendere conto che non avevo un controllo del corpo. Allora, aspetta Simo, perché magari vale la pena di spiegare che sport fai. Faccio football americano. Da quando ho 15 anni, ho iniziato a 15 anni, adesso ne ho 32 e grazie al football americano che ho i vari acciacchi che mi ha causato. e niente. E allora tu stai giocando football americano, che posizione? Cornerback / safety. Ok. E cosa, cioè, a che livello stai giocando? Allora, adesso siamo in Serie B. Siamo stati in Serie A per vari anni e adesso siamo in Serie B per vari problemi societari e stiamo ricostruendo la squadra. Bergamo Lions, ho giocato anche a Verona, 3 anni a Verona, e poi sono ritornato a Bergamo. E allora hai giocato a football americano in Italia tra loro, diciamo, prima league e secondo, primi secondi, cioè per dire i vertici del football americano in Italia. Partendo dalla giovanile, vincendo campionati italiani in giovanile, poi andando in prima squadra e stando ai massimi vertici in Italia. Ok, scusa, ma volevo solo fare gente capire chi sta ascoltando magari. Sì, certo. E niente, quindi da lì mi sono accorto che con molti esercizi che mi avete fatto vedere voi non c'era un pieno controllo del mio corpo. In che senso? Riesci a essere specifico su questa? Sì, nel senso, per dire, coordinazione. Cosa mancavi proprio te personalmente? Cos'è che percepiva di aumentare? Che era sempre più preciso il corpo col pensiero, cioè il movimento col pensiero. Volevo arrivare lì e il piede andava lì essenzialmente. Volevo mettere il piede lì, la mano là
e il corpo reagiva sempre più precisamente alle mie richieste mentali, essenzialmente. Capito. E cosa, cioè, in senso, non è normale questa, che tu pensi e il corpo va? No, cioè, è normale che deve fare quello che dico, cioè, soprattutto cioè, gli sportivi così vogliono che il proprio corpo vada dove dice il proprio cervello. Invece, E invece, magari con allenamenti sbagliati o solo di palestra, pesistica, così, non vai a allenare quella parte lì. Cioè, bisogna fare gli esercizi specifici, quello step, quindi collegare mente e movimento. interessante. Allora, non era vedere un movimento preciso, specifico, quanto una, una precisione e facilitazione della tua comando del pensiero, che prima magari dicevo metti mano fuori e o piedi o arriva a una certa posizione e non, magari il corpo non ascoltava proprio come. Esatto, cioè la mano fuori, la mano andava fuori, ma come sai il nostro sport soprattutto che è tutto di millisecondi e precisione, Certo. Non basta mettere la mano fuori, cioè se la voglio qua non mi può andare qua, Certo. deve rimanere qua, ok? Certo. Quindi deve andare dove l'occhio ha visto, dove l'occhio ha percepito e il mio movimento deve andare lì con precisione. E allora tipo una migliore inquadratura di vedere tutti gli aspetti del corpo in tre dimensioni spaziale, dei piedi, del ginocchio, della spalla, del gomito, del mano, della testa, e allora potevi comunque con meno forza, meno grinta, Sì, vedere in posizioni più preciso, più efficaci. Sì, perché se poi non hai precisione devi andare di recupero, quindi fare il passo in più, fare lo sforzo in più. Poi noi essendo che devi coordinare più parti del corpo, quindi ogni piccola perdita che tu hai, essendo uno sport su millesimi di secondo, tu dopo vai a dover recuperare per recuperare il tempo, perché hai sbagliato il movimento. E praticamente, Simo, cioè, che tipo potrebbe dare, cioè, in senso, che valore, un mezzo secondo, un dicesimo di un secondo, o non è proprio solo il tempo quanto è precisione che ti è salvata di avere bisogno di recuperare, cioè di compensare per quel micro errore. Cioè, capisci la domanda? No, non l'ho capita, sono sincero. Cioè, allora, il tua capacità di muovere il corpo meglio, più preciso, sì. È stata la velocità del movimento o la precisione del movimento che era più importante, che è più notevole? La precisione è più importante, perché la precisione ti fa risparmiare anche energia nel lungo periodo. Cioè io più preciso sono a mettere il piede anche solo da dritto a storto. Storto devo compensare con tot muscoli per non spaccarmi e se il piede è dritto che lavora bene, io vado a risparmiare energie, quindi sul lungo la precisione. Cioè la risposta alla domanda è entrambe. Cioè ti fa risparmiare energia e in più assumi velocità nel movimento, usando meno energia, che per uno sportivo è essenziale. E questa da vedere una resistenza magari non che si capisce i primi 10 minuti, però nella durata dei 4 periodi della partita quell'ultima quarta veramente senti nel tuo corpo che sei hai un po' più energia dell'altro? Sì, quando alla fine diciamo non che è finita la partita, ma come ogni match al di là della durata, la parte finale dove sei più stanco e commetti più errori.
Certo. Ok? Quindi magari non dico che non sei stanco perché lì stai allenando la precisione, poi devi esserti magari allenato sulla resistenza, sulla forza e su tutto il resto per riuscire a portare a termine una partita di football, a dire ancora energia. Ok? Certo. Però quando sei nel momento che l'energia ti viene a calare e ti viene a calare, ne risparmiata un po' durante la partita, la precisione è quella che va a compensare l'energia mancante. Quindi magari se l'altro giocatore che è senza energia come te, ma è più impreciso, tu lì vai a sovrastare e a essere avvantaggiato. E questa porta anche per dire, in un certo senso, la chiarezza mentale. Certo, perché quando sei meno stanco, meno per dire nervosa perché sei stanco. non fai errori. E allora il cervello comincia veramente a essere su sua massimo concentrazione e agilità, anche a livello devi solo mentale. che anche è la parte del mentre giochi io sbaglio, cioè volevo mettere la mano qua, è andata qua e ho sbagliato, porta un nervosismo interno. Cioè certo. Tu in quel momento dici, scusate il termine, cazzo, dovevo essere lì e non ci sono arrivato. Vuol dire che stai perdendo l'azione, non dico la partita, però stai perdendo il tuo duello. Ok? Sì. E quindi è una frutta via altra energia. Invece, da un'altra cosa andiamo a dire, ce l'ho fatta, attivazione di endorfine, boom, ti dà la carica, c'hai un'altra carica mentale, perché alla fine è inutile girarci in giro, quando giochi a alto livello è questo che fa la differenza, la psicologia del giocatore. E questo quindi, è interessante perché crea un tipo di un feedback anche a livello ormonale, allora. Sì, col poco che ho studiato io, sì. E con Cioè, l'esperienza. ma lascia stare studi, proprio Sì. cioè in senso un'esperienza positiva ti carica. è diversa di un'esperienza negativa, no? Esatto. Perché certo, scusa? Perché dopo che hai fatto una buona azione c'hai una carica interna molto mentale e interna fisica, muscolare molto maggiore. Certo. E cosa dici tu, Remus, di questa cosa? Tu hai qualche input su questo livello ormonale chimico? Io sì, lo sento. No, Remus. Ah, Remus, scusa. Dove c'è? Remus, ci sei? Allora, sicuramente c'è anche a livello ormonale, ma anche a livello, dopo si ripercuote anche a livello psicoemotivo, psicofisico, no? Perché sicuramente aumenta anche la fiducia in fare le cose dopo, no? Ma scusa, a questi livelli, cioè a questo tipo di cose, cioè c'è veramente è possibile di avere un stato biochimico, per dire, oxitocinale. È quello che voleva arrivare, è lì che voleva arrivare. Però senza, ma non è collegata, tutti e due, il stato mentale e biochimica, non sono le stesse cose? Certo che è collegato. Ah, ma collegata, ma non è che è lo stesso, cioè il stato mentale non è grazie di un stato anche, cioè, per dire, biochimico? Certo, dipende cosa si libera in quel momento, no? Se si libera ossitocina sicuramente c'è più soddisfazione e dopo sicuramente arriva anche più fiducia nel continuare a giocare, no? E come diceva anche lui, i movimenti sono, a parte il risparmio energetico, economia e tutto il resto che parlava, sicuramente la cosa più importante è a livello biochimico e psicoemotivo, perché dopo ti aiuta anche a parte lavorare meglio, ma anche a lavorare di più, no? Di migliorare nella performance, perché sicuramente c'è una liberazione a livello biochimico, c'è anche più non mi viene in mente la parola, c'è anche più determinazione, no? Anche allo stesso tempo di fare di più. No? Perché se arriva il contrario, sicuramente c'è anche a livello biochimico
dopo si ripercuote anche a livello psico-emotivo, sia a livello strutturale, perché cambia comunque la postura anche, no? Perché se sei più fiducia, sei più fiducioso e sei più rilassato, anche nello stesso tempo anche concentrato, no? E sicuramente il gioco va molto, molto meglio. E sicuramente se giochi in un contesto di squadra, è la stessa cosa che dai alla squadra. Loro dicono diamo la palla a Simone perché lo sappiamo che lo prendi, hai capito? Allora loro sono già, anche loro subito di conseguenza, tutti gli altri sentono questa cosa, no? Allora si libera quasi la stessa cosa anche a loro, no? Certo. Lo sappiamo, come loro dicono sì, è più in forma oggi Simone o quello sì, però non è troppo semplice dire che quello è più in forma o è più bravo o così. Sicuramente a livello di coordinazione, ma è più istintualità, no? Perché comunque la mano che va lì, io non lo guardo, io lo so che è lì, Certo. non devo guardarlo, perché se lo guardo non vedo più dove arriva la palla. Certo. Sta arrivando la palla, non posso guardare la mano, lo so che è già lì. E questa cosa si crea sicuramente con tutti gli esercizi che parlava Simone, no? E sia trattamenti, ma anche tantissimo esercizi, perché e ripetizioni, no? Di fare quell'esercizio e di farlo giusto per avere più precisione. Devi farlo per tot tempo, perché non si può guadagnare tutto, o non si può guadagnare una precisione in poco tempo, però si può guadagnare. Importante è farlo nel modo giusto, no? Di come anche il nostro sviluppo, no? Come diciamo, alla base ci sono delle cose e dopo sugli altri, su questa base è stabile, come fare un cross crawl, se una gamba non riesce a stare in equilibrio, tutto il resto va giù, no? Va in compensazione. Allora, una volta che questo diventa faccio esercizi, io devo essere tranquillo, non devo pensare a mille cose, dove è il ginocchio, dove è la mano, dove... Ok, aspetta un attimo, stai correndo un po' troppo veloce perché vorrei parliamo assolutamente di esercizi e tutta questa roba, però penso che mi piace talmente tanta questa, cioè come si crea talmente tanti cicli positivi con questo tipo di neurotraining, no? Gli allenamenti legati ai riflessi, diciamo i programmi posturali, neuroprogrammi posturali, che il programma è quello che mezza input sensoriale e output. Loro prendono tutte queste informazioni, elaborano e dopo butta fuori è giusta, preciso. Ma però facendo questa si crea un tipo di positività, perché i movimenti sono più precisi per un sportivo, stiamo parlando di un sportivo, che si crea un movimento più preciso, che diciamo è più ergodinamica, che dopo costa meno energia, dopo perché senti di avere più forza, senti di avere sempre essere dove vuoi essere in quell'istante che devi essere lì, crea un'autofiducia e un senso di fiducia in se stessa, in tutte le sue capacità istintuali, no? Sì. E allora lì, come avete detto, no? Che creiamo questa positività dentro, dove abbiamo, diciamo, un piacere, no? Queste sono tutte cose vecchissime, che quando facciamo qualcosa giusto c'è il sistema endocrinale che fa uscire tanti belli ormoni, no? Per i famosi endorfini che fanno tutti oggi quando vieni il like, no? O il piacere di qualcosa che si mette online. Invece questo stiamo parlando proprio di un'azione di difesa, che Simo mette il suo mano lì, proprio si blocca la palla, o magari anche prenderlo, e fai una come si chiama, Simo? Un intercetto. Yes, an intercept. Yes, an intercept. E allora c'è tutti questi belli endorfini che stiamo creando talmente tanti,
Ma c'è anche un altro aspetto di questa che credo che è importante per un sportivo. C'è due cose. Uno è l'infortunio. Uno è, diciamo, tutti questi cose positivi sono antiossidanti. E allora quando esci tutti questi bei ormoni, cosa succede? Puliscono tutti i sporchi di metabolismo delle cellule, cioè il lattico, acido lattico. E sul recupero, no? Per esempio. Per dire, esatto. E allora hai un recupero pazzesco. Ma non è perché pensi positivamente, è perché abbiamo ormoni antiossidanti che riescono a pulire tutti questi metabolismi. Però c'è anche due altri aspetti in una cosa quanto riguarda i muscoli e tendini. Oxitocina, che sarebbe l'ormone di piacere, no? Cioè ormone di amore, però di felicità, di gioia, no? Cosa succede? Quella dà più tono muscolare e rilassamento dei tendini e legamenti. Allora c'è meno rischio di infortuni, più forza. E allora anche, ma sapendo questa, anche se tutto va male, è importante di sapere questa roba, perché così si capisce l'importanza di mettere la testa e anche il cuore in pace quando le cose vanno male. Perché se uno non riesce a governare quell'aspetto del pensiero, delle emozioni durante vedere cose intenso come una partita o come un'azione, cioè quello che potrebbe essere sportiva, no? È facile che si entra veramente dentro di un spirale negativo in tutti i sensi, no? Sì. E allora questa, cioè, è bello di capire questi aspetti da tutti i perspettivi, così quando va bene, ok, cioè facile, si apprezza tutte queste belle cose, ma la cosa ancora più importante è quando va male, perché comunque andrà male, ci sarà momenti difficili, ci sarà, diciamo, momenti dove non va come vogliamo, e dopo riesci respirare, riesci a ritrovare quello che penso io, quelle sensazioni che vengono durante e dopo i trattamenti e gli allenamenti neurofunzionali. Questa per me è una cosa che gli allenamenti e i trattamenti mi dà, è un riferimento psicoemotivo, perché quando faccio gli allenamenti sento veramente una centrazione, una pace, in senso, no, di essere nella zona, che riesco a richiamare quando i tempi sono duri. Ok. Certo. Cosa mi dici di questa? Ma io di questo, Joshua, ti posso dire che è un po' la parte difficile del diventare sportivo professionistico. Perché come dici te è tutto semplice quando le cose vanno bene, per tutti i motivi che abbiamo parlato, ma no, cioè, non è che va sempre bene, anzi, la differenza la fai proprio quando le cose vanno male. Quando vanno male tu devi avere una mentalità vincente, essere capace di dimenticare ciò che hai sbagliato in poco tempo, per non far salire la parte negativa chimica del corpo, l'abbattimento, e mentalmente avere la forza e la calma di dire buona, adesso facciamo una cosa giusta, che da lì piano piano è come invertire il giro di ruota, ok? Il criceto corre, a un certo punto deve essere capace di girarsi e invertire il giro di ruota per portarlo a suo piacimento, nella direzione. E tu, Simo, hai sentito che hai preso qualche aiuto dei esercizi e dei trattamenti per questa? Sì. Cioè, già, allora, principalmente è la calma mentale. Cioè, se uno sportivo è
tutto di impulso e non riesce, quando ha bisogno di avere un po' di calma mentale, allora c'è da dire che noi non è che abbiamo 3 giorni per calmarci, cioè No, se è una partita si tratta di minuti, secondi. quindi tu devi essere capace che nel momento di agitazione riuscire a calmarti. Certo. Per riuscire a fare quello devi avere anche una calma interna, perché comunque ogni sportivo esprime un'emozione quando fa sport. Certo. Che se rabbia, cioè tu fai uno sport e stai esprimendo una tua emozione, ok, mentre lo pratichi. E se uno ha magari troppa rabbia dentro o non è calmo mentalmente, non riesci a invertire quella ruota in poco tempo. Sì. E i trattamenti, gli esercizi, a me è andato personalmente, dico, che avevo un sacco di magari rabbia interna per varie cose, non so neanche io perché, però mi ha dato una calma mentale notevole, che poi sono riuscito ad applicare anche ovviamente nel mio sport. Ma quanti anni hai adesso, Simo? 32. E allora sarebbe 17 anni che sta giocando. Sì. E magari dopo un po' di anni, infortuni, acciacchi, tutti diversi, cominciano ad accumulare. E allora il livello del gioco o le forze che devi mettere dentro aumentano perché, Esatto. Perché il corpo non è pieno un po' di questi diversa Acciacchi. diciamo, sì, accumulazioni di infortuni piccoli e grandi. E su questa cosa mi dici del corpo? E su questo ti dico che purtroppo e per fortuna quando hai 20 anni prendi botte, infortuni, il giorno dopo ti alzi e non senti niente. Però allo stesso tempo, come dici te, col passare del tempo poi si sono fatti sentire tutti, no? Quindi se magari avessi conosciuto prima questa parte di allenamento, che ripeto, è una parte di un allenamento completo perché poi c'è la forza e tutto il resto, quindi la parte qua è degli esercizi e trattamenti, se l'avessi conosciuta prima, magari diciamo che nel tempo non avrei avuto così tanti acciacchi, ok? Perché vai a sistemare contratture, rilassare il sistema nervoso, vai a lavorare sulle articolazioni, cioè sono trattamenti abbastanza completi che uno sportivo ha bisogno, perché se vuoi dare al 100, il tuo corpo deve essere a 100. Perché quello che ho visto con altri atleti forti, anche con età, che nonostante diciamo tutti i loro vecchi, per dire, problemi anche cronici, no? Che sono comunque riusciti di, diciamo, rijuvenare il loro corpo e magari con esperienza è un corpo più funzionale, magari con i diversi infortuni, però più neurofunzionale di prima, che questa esperienza è riuscita di comunque compensare per quella mancanza magari che uno ha, nonostante perché comunque è difficile, cioè, particolarmente in un sport come football americano, ma anche vedere l'hockey su ghiaccio, tutti questi sport molto fisico, non puoi credere che sì, quando hai questi qua che arrivano a 200 e più chili, no, 180, 150, che sei resistente di questa grazie di neurotraining, no? Cioè, Certo. ti fa male e avrai diversi tipi di infortuni, però ovviamente se partivi prima, il recupero magari sarebbe più veloce e non avrebbe per dire ingranate così tanto nel meccanismo, no? Certo. Ma non senti che comunque sei, grazie alla tua esperienza e magari sciogliendo un po' questi problemi, più l'aumento di tua capacità istintualmente del movimento, riesci comunque a tenere un bel ritmo, un bel livello? Certo, sì, guarda, se non avessi iniziato a fare questo percorso, probabilmente l'avrei già finita la mia carriera, perché Ok. quando iniziano a muoverti su di più le anche, il bacino,
e varie situazioni non puoi più giocare. Invece Certo. così sono riuscito a sistemare gli infortuni, perché tanto ogni campionato ci sono degli infortuni. Quindi Certo. a tenere sistemati infortuni nuovi e man mano, visto che siamo andati a lavorare anche sugli infortuni vecchi e sistemando sempre di più, io sto Certo. riuscendo a continuare a fare la mia carriera. Certo. Poi ovvio, non hai più 20 anni e quelli non te li dà più nessuno, No. però la differenza è di aver finito a gioco ancora e sto ancora nei livelli che voglio. Certo. No, posso parlare anche io adesso? Sì, certo. Certo. Allora, questa cosa con non ho più 20 anni, per me non è valabile. Perché io sto meglio da 20 anni di che non avevo 20 anni. Appunto, allora, a parte che magari la preparazione non è uguale di quella di 20 anni, quando magari mi allenavo molto di più, però su certi aspetti io mi sento molto meglio di quando avevo 20 anni. Spiega. E specialmente sia a livello psico-emotivo e sia anche a livello fisico. Certo, allora, Remo, aspetta un attimo, aspetta. Perché sei anche tu, diciamo, una grande atleta che ha giocato a livelli importanti. E allora spieghi un po' tuo livello del gioco a che sport. Dove ho giocato? Sì. Sì, no, in Romania ho fatto come calciatore professionista fino a 25 anni, sia squadre Serie A, Serie B rumena, e dopo sono venuto in Italia e ho giocato non a livello così alto, diciamo dilettanti, eccellenza e promozioni, un buon livello, diciamo, che si allenano anche 3-4 volte alla settimana e giocano la domenica, perché così riuscivo anche a lavorare, no? Certo. Allo stesso tempo. Però sulla mia esperienza diciamo che ho provato un po' tutto, no? E diciamo di anche tipi di allenamenti diversi, sia per il calcio, sia a livello atletico, sia a livello di forza, sia a livello di resistenza, di tutti i tipi. Anche perché hai studiato il ISEF, sì, ho fatto allora l'educazione fisica è proprio questa. E allora si è proprio studiata questa cosa. E allora, scusa, continuare con questa cosa su tuo, così si dà un po' di perspettiva su, diciamo, quello che sta dicendo. Dopo sono arrivato qua in Italia, ho conosciuto te, che ho cambiato, sicuramente da lì ho iniziato a cambiare comunque il mio modo anche di allenarmi e di come vedere di come devi allenarti, ma anche specialmente di come devi recuperare. Ok, spiega un attimo questa cosa. Nel senso, nel recuperare, noi ci pensiamo tutti i sport, nel recupero classico, usano tantissimo stretching statico, no? E per loro questo è il recupero. Non c'è quasi niente altro. Magari qualcuno usa qualche integratore o magari qualcos'altro, no? E adesso, Simo, scusa se adesso non siamo 20 anni fa, adesso credo che comunque si sta cambiando tanti di questi, diciamo, cose, dove magari, magari fanno vedere un piccolo difaticamento, dove magari c'è anche adesso tanto di il ghiaccio, l'acqua fredda, ghiacciarsi proprio il crioterapia. E allora prova a mettere un po' questa in prospettiva anche su questa roba. Allora, sì, ci sono sicuramente a livello dei professionisti, ci sono tanti metodi comunque, no? Usano la pressoterapia, usano il massaggio, usano tantissime cose per recuperare, no? E ci saranno degli altri tipi di macchinari magari che usano per disinfiammare se hanno qualche problema, che io sinceramente non ho trovato nessun studio su di loro che migliora qualcosa con loro, ma loro lo usano lo stesso. Però parlando di me, diciamo da quando siamo visti, io non di quando siamo conosciuti, perché come sono un po' curioso, no? Come te, allora ho detto proviamo un attimo a cambiare di non fare più, perché magari certe cose a un certo livello non ce li hai, no? Crioterapia, sia altre cose, no?
allora facciamo qualcosa che possiamo fare noi, no? Che abbiamo noi alla nostra mano, no? E non ho più fatto niente stretching statico negli anni, e ho fatto solo esercizi, diciamo, tanti, quelli dal primo livello di Neurofunk, e sempre come riscaldamento usavo specialmente il neuro warm up. Warm up, yeah. Yeah. E cioè, in tutti gli anni che ho giocato io non ho avuto neanche un infortunio. Certo, solo una volta va bene, ma quello è stato una volta mi è successo che è stato un trauma diretto che mi ha fatto male lui, non è che mi sono fatto male io, no? Tutte le altre squadre c'era sempre un po' di infortunati, no? Ma io giocavo sempre tutte le partite, anche se, no? Però dopo, cioè, perché dopo ho detto, va bene, ho provato questo su di me, proviamo un po' anche sugli altri. No, e come ti ho già raccontato, con una squadra, per esempio, di promozione, facevo solo il riscaldamento con loro, perché mi ha lasciato l'allenatore, e facevo solo il riscaldamento che all'inizio tutti ridevano perché non erano capaci di farli, non per altro. Facevi il neuro warm-up. Sì. E si ridevano perché cos'è questa roba, cosa così? Sì. Certo. Però loro, cioè, non c'era nessuna coordinazione, era tutto, cioè, dovete guardarvi che ridete uno dall'altro, ridevano che si vedevano uno dall'altro, no? E cosa ridi? Cioè, la mano va di là, quello che diceva prima, no? Cioè, certo. Ma tocca il ginocchio, cioè, voleva toccare il ginocchio, girava tutto l'altro, no? E dopo piano piano farlo tutti i giorni così. Dopo piano piano diventava anche magari un pochettino più serio per farlo giusto, basta ridere, dai, facciamolo giusto. E tanti di loro, perché la loro realtà era sempre, c'ho sempre mal di schiena, c'ho sempre quello, c'ho sempre l'altro, no? Nel tempo non sentivi più lamentare, no? No, niente mal di schiena o grande Remos, no? E certo. Dopo quasi, cioè, quel che mi ricordo io, non so se è stato neanche nessun infortunio muscolare quell'anno lì. E dopo c'era gente che gioca a livello, diciamo, dilettantistico, che comunque non curano l'alimentazione, non prendono integratori, non fanno il recupero dopo la partita, magari fumano, bevono, fanno anche altre cose, capito? E questa è l'Aquila? No, un'altra squadra questa, il Pontirolo si chiamava, Pontirolo, le promozioni. Ah, Pontirolo, sì, certo, ok. Ma sono forti loro anche, sì. Sì, in promozione, e allora, cioè, da quello ho capito che non è che sono solo io, no? Che è così. Ho capito che sicuramente può aiutare anche gli altri. Dopo ho provato un pochettino anche quando giocavo qua alla Fiorente, e da lì comunque si vede la capacità, ma anche la capacità anche di ognuno di capire quello che stai dicendo e di come capire. Aspetta, questa è interessante. Questa vuol dire che quando tu dai un comando di fare un certo movimento, ma anche probabilmente fai vedere anche il movimento, certo, che alcuni sono capaci più o meno di fare il movimento, altri fanno qualcosa che non c'entra neanche quello che hai detto, però dal loro punto di vista sta facendo più o meno quello che hai detto. Allora questa è incredibile, no? Sì, ma il problema è che erano, cioè, giusto, non quasi nessuno. Certo, no, esatto, no, ma è una cosa impossibile quasi di trovare i gente che, diciamo, fra i prima go riescono a fare il warm-up senza problemi. Io un paio di persone sono incontrate, però, cioè, più o meno bene, per dire, no? Più o meno hanno capito. Impossibile, ma veramente. Sì, impossibile. Quando vedi, dici, ma cavolo, che cos'è? No? Perché dopo se tu, quando vedi questo, che è semplice, ma alla fine è complicato, no? Allora la stessa cosa succede dopo, perché dopo se questo che è complicato diventa semplice nel tempo, sicuramente in campo le cose diventano uguali, le cose complicate diventano semplici.
no? Certo. Perché riesci a anticipare, riesci a vedere prima degli altri, riesci a essere più calmo quando devi fare una cosa, anche se le cose sicuramente, quando tu dici le cose vanno male, ma sicuramente sì, si deve rialzare, tutte queste cose qua, ma in quel momento sicuramente si deve lavorare di più. E o magari si deve lavorare questa è dove diversamente. possiamo magari parlare un attimo di, diciamo, questa... Cioè, cos'è che stiamo facendo con il neuro warm-up dell'app Neurofunk? Cos'è che stiamo facendo qua? Cioè, ci sono 3 diversi livelli. Primo livello, cosa stiamo facendo? Tutti incroci. Sì. E allora stiamo organizzando gli emisferi cerebrali di ascoltare uno o l'altra. Allora stiamo giocando con la logica e la, diciamo, creatività che possono collaborare quando si sta analizzando quello che sta succedendo intorno. Per un atleta, questa vuol dire, per dire, giocando il football americano, Simo è lì sul fianco, guardando. Lui sta vedendo dove sono tutti. Suo cervello sta analizzando tutta questa cosa, dove si sta guardando, cosa stanno dicendo. Dopo, quando si parte, suo cervello ha neanche veramente un secondo, perché fra un secondo questi qua hanno già sparita. E allora lui ha un mezzo secondo per analizzare 12 quanti giocatori sono, Simo? 12? 11 giocatori che sta correndo in tutte diverse direzioni. E il suo cervello devi prima avere la logica di capire la struttura del movimento, più la creatività per dopo smontarlo. Cioè, allora, sì, questo gioco io mi metto qua, questa qua sta correndo, questa come si chiama, l'azione, questa pattern, no? Questa linea, e allora io faccio questo per, e allora se abbiamo la capacità di usare tutte e due parti, siamo come dice, cioè, siamo molto, cioè, no, perché questa è vedere scientifico che con nostra società siamo più o meno solo nel cervello, emisfero sinistra, e questa è logica. E questo va bene quando stiamo facendo il telefonino, però cioè, abbiamo bisogno della creatività. Se non siamo creativi, cioè pensando fuori della scatola inquadrata, siamo molto legata a semplicemente di usare l'informazione che abbiamo grazie alla nostra esperienza, e non possiamo creare nuove capacità. E allora questo vuol dire che io già devo avere, se uso solo il cervello sinistra, devo avere pensato a tutte le possibili eventualità e mentalmente creato una controazione, e dopo devo ricordare questa cosa in tempo reale. Diventa difficile, ragazzi. Sì. Vale la pena di fare questo esercizio, perché comunque di avere giocato è un tipo di allenamento anche mentale, no? Certo. Capisci? Però comunque nel momento è più l'artista, dimmi se sono sbagliato, Simo, e ovviamente anche Remo, è l'artista che vince più che, diciamo, il programmatore del computer. Sì, è quello che gioca fuori dagli schemi. Sì, perché se giochi negli schemi sanno già quello che fai. Questa è la prima parte. Questa è la prima parte. Però adesso non fraintendiamoci, fuori dagli alla schemi. Fine non è, allora non è, alla fine non è fuori dalle righe, no? Esatto, non è fuori dalle righe. No. È che però per fare la cosa in più devi andare, non so se è esperienza così, però un po' di immaginazione la devi avere di tipo prevedere il futuro, secondo te cosa succede, però lo devi prevedere con i dati che hai, ok? Quindi con quello che tu stai, come dicevi prima, che c'ho mezzo secondo per leggere tutto, quella lo devi leggere,
per poi magari metterci una parte tua di immaginazione, cioè secondo me va lì, perché tanto la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, quindi tu sempre devi unire le due parti, mettere i dati con la tua immaginazione. Sì, però questo non è detto che è veramente così che funziona. Spesso l'immaginazione, la spontaneità, no, di agire, perché comunque uno puoi pensare quello che vuoi, non succede mai preciso di quello che avevi già prepensato, succede mai così. Non pensi, e allora se pensi stai pensando mentale, prima dell'azione. esatto, allora la capacità di agire nel momento ai impulsi, perché non puoi pensare, oh sì, questi sono la posizione di B, e allora B, A, e dopo fanno C e va giù la lista. No. Questa deve essere cosa più organico, però comunque di avere fatta la struttura aiuta comunque, no? Cioè, è tutte e due parti che ci vogliamo. E facendo questo siamo sicuri di avere tutti e due i lati pronti, attivi e, diciamo, collaborando. In prima parte, dove stiamo facendo tutti incroci. Questa anche da vedere su, diciamo, una immaginata, diciamo, inquadratura del spazio intorno di noi, una posizione precisa, cioè in riferimento del corpo. Il corpo stiamo facendo tutti questi diversi movimenti e il cervello sta registrando tutti questi angoli, tutte queste distanze, le sensazioni dei giunti, e così lui sta registrando il suo corpo nel spazio tridimensionale. Dopo abbiamo secondo è, diciamo, quella più cardio, più sangue, più riscaldamento, no? Con i lunghi, destra e sinistra, dietro, toccando dietro. Questa è un aspetto di, cioè, se uno guarda, in realtà stiamo facendo jumping jacks, no? Il famoso jumping jacks, in tanti di diversi modi. E jumping jack è per dire un movimento stupido, perché gambe esci, mani esci e dopo si ritornano. Gambe esci, mani esci. Allora è stupido, semplice. E allora siamo provata con questi diversi, cosa sono? 4 diversi esercizi in quel pezzo mezzo diciamo i jumping jacks, dove stiamo facendo diversi giochi mentali, dove le braccia devono andare avanti con le gambe, aprono, e dopo le gambe che vanno in avanti quando le braccia vanno su, e dopo gli incroci, no? E questa crea una agilità anche mentale, fuori dai schemi semplici. Come diceva Remus, no? Che i gente imparano di muoversi, anche se sono in esercizi o movimenti semplici, comunque complicati, e diciamo che ti obblighi di comunque fare un attimo di pensiero, e libera un po' una parte del corpo dell'altro, che rende il tuo movimento, che rende i tuoi movimenti più intelligenti, dove una parte puoi fare una cosa, un'altra cosa, e la testa può sempre essere libera di guardare un po' intorno per capire cosa sta succedendo con la palla, con i genti, dove vanno, per fare quello che il segno di veramente un grande giocatore, che è sempre lì dove devi essere il momento giusto. Certo, infatti meno pensi più sei bravo, cioè tu devi riuscire a fare tutto in automatico, non hai tempo in automatico, sì. Sì, e dopo quindi... il terzo aspetto scusa Simo, dopo il terzo aspetto, così finisco questa cosa stupida. Il terzo aspetto è l'allenamento delle fasce, cioè il miofasciale, sistemi miofasciali, cioè i treni anatomici, come dici Remus? Come anatomy trains. Anatomy trains. Anatomy trains, sì, ma in italiano? I treni meridiani miofasciali. Si chiama semplicemente miofasciale, esatto.
E allora questi sono, diciamo, il Thomas Meyer è più, credo conosciuto, di avere, magari anche prima, non lo so, di avere, diciamo, messa fuori questa idea che interessantemente combacia con i movimenti che avevo già cioè avevo già percepito nel corpo neurologicamente. E allora cioè, abbiamo questi neuroprogrammi molto semplici legati a questi meridiani miofasciali. Quando colleghiamo questi meridiani miofasciali che percorrono più o meno testa, piedi e, diciamo, schiena e petto delle dita, cosa succede? Questi sono i più semplici movimenti del corpo, i sistemi più semplici. Dopo, quando abbiamo fatto quella, diciamo, i movimenti più sofisticati con il software più elevato dei mammiferi e degli umani, i treni, diciamo, i meridiani miofasciali, e loro neurologia è già a posto. E allora il cervello trova tutti i muscoli e riesce a dire tu, sì, tu, no, questa qua, in tempo molto più veloce di, diciamo, di uno che non ha sua sistemi, diciamo, semplici e neurologia e, diciamo, software e diciamo, meridiani miofasciali e anatomia organizzata. Buona, allora questa è il neuro warm up, che comunque nella sua semplicità di lavorare con i più primitivi aspetti dei nostri programmi neuroposturali legati ai meridiani miofasciali, equilibrio del cervello destra e sinistra, più un gioco un po' sui movimenti, diciamo, che prendiamo per scontata, più siamo riscaldati un po' in muscolatura. È un allenamento, cioè un riscaldamento che si fa in quanto tempo prendi più o meno, Simo, magari anche Remo, dimmi tu, tutti e due. Una decina di minuti. 10 minuti, sì, 10 così minuti, diremo. sì, massimo 10 minuti. 10 minuti, dopo ovviamente... Cioè all'inizio che devi usare più concentrazione quando li stai imparando, ovviamente magari vai sul quarto d'ora perché devi stare attento a quello che stai magari facendo. lo fai a pezzi, no? Un pezzo Esatto. Lo fai un po' più volte per vedere, dopo lo fai un altro pezzo, lo ripeti ancora più volte per capire meglio. È sempre... La prima parte, seconda parte, ci aggiungi piano. Sì. Certo. Specialmente all'inizio, fino a quando si imparano i movimenti. Dopo che i movimenti vanno già abbastanza bene, sono abbastanza fluidi, allora magari si può iniziare a provare primo, secondo, terzo, uno dopo l'altro, no? Però certo. fino a quando non sono abbastanza fluidi, invece di farli in tensione, che non capiscono dove cazzo sta succedendo, che non hanno lo stesso effetto, allora meglio fare anche due esercizi bene invece di fare 10 male, no? Allora fai certo. 2 bene, già va bene. E dopo piano comunque, piano come avevo organizzata diciamo, queste diverse cose. Il primo è per dire le parti più semplici, la prima parte degli incroci. Quella per dire è più semplice. Dopo c'è per dire quella parte fisico, i jumping jacks, che si può fare, diciamo, piano o si può fare veloce. Io preferisco più piano. Cosa dici voi due? Sì, anche le faccio piano. Io invece sai che mi piace spingere io. E allora tu piaci, va in tutto pieno. Certo. Sì, però come sempre all'inizio devi apprendere bene i movimenti, poi quando li hai appresi magari spingi un po' di più. Ok. No, faccio piano, non veloce no. A me piace piano perché sento più nelle spalle. Sì, riesco a capire meglio, riesco a capire quando vado anche dove vanno le mie spalle, perché se faccio veloce magari la mano non va dove deve andare. Allora così riesco a aprire, andare bene su e cioè, sentire bene qua sopra che sta lavorando. Sì, perché quella diciamo, quella parte è molto importante, diciamo, per le spalle, no? Diciamo, i muscoli di rotazione.
Sì, quando apri, e vai allora su, ritorni, vai giù. Sì. di fare, diciamo, piano, che comunque è più pesante, non fa male, anzi, fa tanto bene. E anche a me piace di andare lontano di un lato, lontano così mi sento di lavorare più diciamo, omogeneamente con vedere il culo, con i quadricipiti, con i polpacci, altrimenti se faccio veloce sento un casino e polpacci è quasi adesso sull'altra parte. E allora magari un difetto mio, io se faccio veloce non sento niente. È più difficile di percepire, e anche fai un bel allungamento quando vai dal lato, no? Un allungamento di tutti gli adduttori, no? Sì, perché così riesco a capire che si allunga bene la gamba, il bacino, sì, e anche le spalle, no? Riesco a portarli bene su, certo, chiudere e andare giù, certo, no? Magari riesco anche a respirare perché faccio piano, no? Riesco a respirare bene, perché se faccio veloce non è che respiro, non riesco a collegarlo bene, sì, con il movimento, no? Allora piano, anche durante il giorno magari un pochettino se senti qualcosa, un pochettino respiri un po' là e dopo inizi magari un pochettino a aprire e chiudere, no? Certo. Sicuramente rilassa, specialmente quando si lavora un pochettino. Certo, e allora si potrebbe comunque fare un po', no? Si può fare un po' piano e un po' più veloce, si può fare perché comunque cosa che ci vuole? Un minuto, 90 secondi. Sì. Da solito io inizio piano, dopo che ho fatto qualche volta destra-sinistra piano, dopo faccio veloce. Certo, esatto, bello. E dopo, cosa stavamo parlando? Non mi ricordo adesso, ho persa. Parlavamo sempre di sì, di fare in pezzi, certo, sì, di fare in pezzi, sì, questo è bellissimo, ma veramente con gente che non hanno mai fatto questa roba, che più o meno tutti, di partire con le prime parti, fai quella per una settimana, cioè 7-10 volte, dopo aggiungi seconda volta. Cioè, quando siamo qua, cioè, cosa direi diciamo, Simo, cosa dici tu? Che consigli darà a qualcuno che potrebbe pensare fare questi esercizi? Cosa devono pensare? Che ottica? Cosa devono per farli bene? Prima cosa, non abbattersi se all'inizio non ti vengono spontanei i movimenti. Ok, se appena inizi a farli normalmente non riesci a copiarli precisamente gli esercizi, e lì non bisogna battersi perché è comunque una questione di tempo, come qualsiasi movimento, col numero delle volte si impara a farlo. Ma come che si può capire che stai facendo giusto o non giusto se non vedi te stessa? Vale la pena di fare infatti secondo me specchio? All'inizio è farli davanti a uno specchio ti può aiutare tanto. Okay. Come prendersi tempo e guardare il video, farlo, guardarsi allo specchio, riguardare il video, lo rifai allo specchio e uno alla volta lo integri sempre di più. Poi certo, non puntare, è quello che dicevo, non puntare alla perfezione il prima volta che lo fai, perché è impossibile che sarai perfetto. Però certo, inizi piano piano, sistemi per dire prima il piede, stai attento al piede, il secondo giorno inizi a stare più attento alla mano e integri piano piano un movimento alla volta finché non arrivi al completamento, alla perfezione dell'esercizio. E cosa dici, Remus? Che consigli darai tu che ottica? Allora, sicuramente la prima cosa è dipende chi hai davanti, se è uno sportivo o una persona normale, perché sicuramente è anche una spiegazione diversa, no? Perché sicuramente una persona che non fa sport non gli dici guarda prenderei la palla più veloce o farai queste cose qua. Allora sicuramente dici guarda le cose si fanno in questo modo, prima volta le facciamo insieme, così allora, capiamo bene. Non credo che hai capito la mia domanda o sono spiegata male. Okay. Cioè, allora, quando uno comincia a fare queste cose, facciamo che qualsiasi persona sta facendo questa cosa, che dicono ok, scarico l'app
e dobbiamo ricordare che è un web app, no? E allora si può guardare l'app su laptop, su computer, su tablet, funziona su tutte diverse cose e si può scaricare su nowliving.today e vai su applicazione, dopo ci sono le 3 app. Però quando loro sta facendo i allenamenti per le prime volte, cos'è più importante che si devi, diciamo, per farli il migliore possibile, per imparare più velocemente il movimento, cosa che uno deve pensare o guardare del movimento per farli meglio? Cosa devi guardare per farli meglio? Cioè, capisci? Perché Simo diceva guarda bene il movimento. Sì. Tu cosa consigli quando si sta facendo? C'è qualche consiglio per migliorare le tue possibilità di farli meglio già le prime volte? Allora, sicuramente all'inizio non è che dobbiamo dare sempre l'obiettivo di farli perfettamente. È importante iniziare a farli, perché sicuramente all'inizio non è che dobbiamo pensare che devi essere perfetto. Dobbiamo iniziare a farli per capire, respirare prima di tutto. Ok, respira. Respira, rilassato nel senso anche se non esce bene non succede niente, perché tanti si preoccupano, non lo faccio bene, non funzionerà e tutte quelle cose lì che iniziano a arrivare nella testa, no? Però io quello che ho visto anche nell'esperienza che ho parlato prima, più loro lo fanno, più iniziano a capire, anche se all'inizio è sbagliato, dopo piano piano quasi cambia da solo. L'intelligenza del movimento, cioè la capacità di capire il movimento, arriva semplicemente perché stai facendo il movimento anche male, però comunque il cervello ogni volta si raffina. Aggiunge un pezzo, no? Perché tu inizi a farlo e dopo piano piano sembra che la schiena sta andando bene su, no? Certo. Dopo piano piano le spalle iniziano a fare il loro movimento, inizi a capire che il gomito è piegato, no? E dopo non sta arrivando al piede e tu sicuramente un giorno alla volta aggiungi, perché comunque il corpo lo chiede, che c'è qualcosa che manca quando lo fai. Certo. Non senti niente, allora c'è qualcosa che manca, no? E cos'è? Allora respiro, estremamente, quando respiri le cose arrivano, no? Che inizi a sentire, no? Allora arriva il piede su, piede in dentro, dopo sicuramente tu come terapista lo spieghi anche, no? Magari certi dettagli. Il piede deve essere in dentro, in su, così. E il ginocchio deve unirsi con la mano. E dopo loro iniziano a farle, comunque loro lo sentono che non è giusto. Certo. Quando lo fanno. A parte che non sta cambiando niente. Bello. E allora respiro. Dimmi. Io volevo sottolineare una cosa che ha detto prima Remus, che proprio molta gente ha questa paura. Se tu vai a fare gli esercizi a corpo libero, come diceva prima, non c'è il rischio che ti fai male se non lo fai alla perfezione, perché non c'hai su carichi, e perché sei su carichi così, se fai gli esercizi fatti male rischi di farti male fisicamente. Ma quando stai imparando movimenti a corpo libero, se non sono perfetti non hai il massimo dei benefici, ma di sicuro non ti fanno male. E voglio che continui su questo, però quanto riguarda gli infortuni, se io sono infortunato, va bene di comunque fare questi esercizi? Certo. Poi dipende che infortunio hai, se c'è il ginocchio rotto, stavo pensando. Dipende che infortunio hai. Se sei contratture, stiramenti, così. Sì, va bene. Se parliamo di lesioni muscolari, sicuramente devi stare fermo per un po' e dopo iniziare a lavorare. E dopo puoi farli comunque. Cosa scusaremo che allora, ci sono lesioni muscolari, strapio così, sì, va bene, quello è un'altra cosa. Però ci sono problemi con la caviglia, invece di fare una tavoletta
con una gamba. Dove Joshua? Invece di fare una gamba sopra la tavoletta e stare in equilibrio, meglio fare questi e cambia, Certo. non cambia solo la caviglia, cambia anche tutto il resto in alto, perché stai comunque su una gamba, intanto stai incrociando perché ti serve dopo per camminare, correre e incrociare. E stai preparando comunque il corpo dopo, no? Allora, Certo. c'è il rischio-beneficio, no? Perché alla fine, come si dice, no? Rischio-beneficio. Dopo dipende dall'infortunio, ma comunque questi, anche se c'è infortunio, va bene comunque farli, anche se c'è un mal di schiena. Cioè, sì, va bene, dopo dipende quanto c'è mal di schiena. Se c'è una ernia che sta appena uscita, dobbiamo aspettare un attimino. Però se c'è solo una lombalgia, per esempio, solo un problema, come si chiama, solo completamente, diciamo, più articolare che neurologica dei nervi, se tu fai questo, il bacino diventa sempre più sciolto e può dare solo sollievo, non può far male. Dopo se è una lesione muscolare perché si è strappato, forza che quel muscolo lì un attimo devi stare fermo per guarire. Dopo si possono usare altre cose per guarire più veloce. Per una volta che lui è guarito, allora si può tornare a fare quello. Per un recupero, io vorrei contrastarti un pochettino su questa, Remus, perché vedendo, diciamo, un strappo di, diciamo, questo classico modo di vedere i muscoli indipendente di un'altra, non abbiamo lavorato tanto su questa io e te, però diciamo quello che ho visto io con strappi anche ai pedali di 200 metri, che con i trattamenti e allenamenti si riesce a ridurre quella entro se non un paio di giorni con i trattamenti, entro 2 settimane con gli allenamenti. Però perché posso sì, fermarti un attimo. Dimmi. Noi però stavamo parlando di gente che lo faceva a casa da solo. Cioè, se c'è uno strappo, uno stiramento, un conto se è seguito da una figura come voi due che sa darti quale esercizio, ti fa il trattamento e ti segue. Autodidatta con uno strappo, cioè io chiederei comunque un parere vostro prima di mettermi a fare tutti i tipi di esercizio. E questa è, diciamo, il classico paura che abbiamo dentro grazie della diciamo, classica fisioterapia. Invece non dobbiamo avere così tanta paura perché comunque siete, spero, sicurissimo su quanto riguarda infiammazione, che facendo questi esercizi particolarmente livello 1 per caviglie, per certi ginocchi, così i strappi o diciamo stiramenti di caviglia, che facendo i movimenti anche per dire dal ignorante si disinfiamma radicalmente in diverse, diciamo, zone dove abbiamo fatto male. E quanto riguarda questi strappi, un strappo è una, diciamo, espressione di un squilibrio muscolare dentro di un sistema neuroposturale, perché quel muscolo sta compensando per altri muscoli ipertesa. Ok, per dire il bicipito femorale, quando si strappano, che si fa veramente spesso, per dire chi fa 800, queste cose, 400, queste distanze proprio per dire di morire, no? Ma anche per dire calciatore, così. Ma anche voi, ci sono tanti che strappano il bicipito nel sport. Però c'è sempre una schiena ipertesa. Sì. E cosa succede? Facendo gli esercizi particolarmente di livello 1, quanto uno riesce, non esagerare, però mettendosi giù e provando di comunque fare i movimenti al migliore possibile, senza esagerare, stiamo riportando quel carico che è accumulata da ogni lato del muscolo per strapparlo, stiamo sfogando quel carico e particolarmente, diciamo, nel suo sistema
muscolare, cioè diciamo una schema motoria legata di una programma neurologica. E allora, facendo queste cose, stiamo ripristinando, per dire, gli aspetti più semplici, i meridiani miofasciali. E quasi immediatamente, prima c'è un sollievo di dolore, c'è una diminuzione dell'infiammazione e una riduzione di tensione muscolare. Per un strappo è quella che è fondamentale. Quella che è interessante è che si va a un classico fisioterapia, diciamo, anche a livello mondiale, per una squadra mega sport, cioè mega pieno di soldi. Cosa usano? Cosa elettrica. Sì, Tecar terapia. Sì. Tecar, tutte queste cose. Sì, laser, quello che... Esatto. E allora è quello che stiamo facendo quando facciamo il movimento. Stiamo usando il nostro sistema di elettricità, il sistema nervoso, ok, internamente, per ripristinare tutti questi squilibri che sono le origini dell'infortunio. Cioè, allora, se non hai qualcuno che salta sopra il tuo ginocchio e spacca i tendini e i legamenti, no? Cioè, è comunque una squilibrio neurologica. Quando c'è qualcuno che salta sopra il ginocchio, splara, e tu hai il crociato anteriore andata e magari qualche collaterale, possiamo diminuire e aumentare, cioè diminuire il dolore, diminuire l'infiammazione radicalmente, che diminuisce il dolore, che aumenta la velocità del recupero, ok? Perché non vuol dire che vedere solo semplicemente i tessuti, si hai proprio spaccato tessuti, che guariscono più velocemente, ma non c'è l'infiammazione, non c'è tutte le tensioni, non c'è tutto il carico di, diciamo, i sistemi di protezione. Ok, allora stiamo sciogliendo il corpo di tutta questa roba, aumentando il flusso, diciamo, sanguigno, per portare dentro la nutrizione, per portare via tutto il sporco quando si sta rijuvenando. E allora chi ha fatto già gli esercizi guadagni veramente settimane, ma anche se non mesi di recupero. Chi comincia subito durante, diciamo, l'infortunio, ci vorrà, cioè, cambi meno, però è assolutamente percepibile. E allora dico, non esagerare, però assolutamente farli, perché solo pensando di fare il ponte, no? Facendo le linee miofasciale posteriore, poco, però facendo i bicipiti femorali comunque sono collegate con il rettore spinale, che sono tesi, okay, perché loro due sono legate, particolarmente quelle che sarebbe l'anda, no? Nel corso. E allora stiamo andando dietro l'anda, facendo semplicemente le linee miofasciali della neurologia legata a quel bicipito femorale. E allora stiamo partizionando correttamente il carica elettrica, cioè nervosa, a ogni muscolo, perché infortuni come strappi è un squilibrio di questa neurologia, sfruttando alcuni muscoli più di altri. E allora alcuni muscoli diventano ipertesa, per dire la schiena quando si corre, però i bicipiti stanno muovendo come un matto, no? Particolarmente nell'Ottocento, dove c'è proprio una difficile combinazione tra resistenza e potenza. Sì. Ma comunque quei bicipiti sta muovendo
e la schiena bloccata. Allora stiamo chiedendo troppo dei bicipiti di muoversi e la schiena bloccata. Per un po' si tiene. Però se tutto il movimento viene solo di questi muscoli, tutta carica neurologica va solo a questi, e non stiamo ripartizionando questa cosa, c'è un accumulo ridicolo nei bicipiti femorali che alla fine si rompe proprio il muscolo. Ok? E allora, se capiamo il meccanismo, il perché si strappa, che non è semplicemente tessuti a causa che si rompono, che è proprio diciamo, un meccanismo, una disfunzione elettrica, neurologica, possiamo affrontarlo a livello, diciamo, neuromotoria, cioè con i programmi neuroposturali. Okay. Pensieri? No, è stato interessante. Ragazzi, il mio telefono muore fra poco. Sì, che ore sono? Anch'io fra poco devo andare. Mi E spletta allora, la fiesta. E allora dimmi un po' gli ultimi pensieri. Qualsiasi cosa su questa roba. Gli ultimi pensieri sull'ultima parte non ho tanto da dire perché era una parte che non conoscevo, quindi appresa, mi è interessata, mi è piaciuta, però non c'ho troppo da aggiungere. No, ma in generale, cioè, per chiudere un po' il discorso oggi, no? Sì, cioè, cioè, magari non ha niente da dire, non lo so. Non sono troppo bravo a chiudere i discorsi. Niente, volevo ringraziare tutti sinceramente, è stato un piacere far parte di questa conversazione e se si vuole parlare di altro volentieri. Consiglio a tutti, se qui vedrà il video, di volersi bene provare questa esperienza perché ti dà dei benefici sia se sei uno sportivo o no. Cioè comunque va sempre bene saper usare il proprio fisico e trattarsi bene, volersi bene, perché è l'unico che abbiamo da qua finché crepiamo, non ce lo sostituiscono. Certo. E nulla più, buone feste a tutti, visto che è Natale. Grazie Simo. Remo? A parte sì, sicuramente buone feste che siamo arrivati anche a Natale, passa il tempo abbastanza veloce, però è importante che sicuramente che riusciamo a sentirci, che stiamo tutti abbastanza bene, sani, prima di tutto, e che riusciamo a condividere queste cose magari anche con gli altri, perché sicuramente la condivisione è importante, ma la cosa più importante è che loro vogliono ascoltare cosa abbiamo da dire, e tante volte devi voler ascoltare per riuscire a capire. Io lo penso così, perché se non ascolti non capisci. E non puoi capire proprio. Dopo come esperienza sicuramente c'è tanto da imparare ancora, e è solo l'inizio. E sono tanti cambiamenti da fare sicuramente anche per me. E speriamo che il nuovo anno che arriva sarà non per forza migliore, che non è che è stato peggiore, a parte che è andato via Joshua. È stato sicuramente diverso, molto impegnativo, però sicuramente grazie a Joshua e tutti i suoi consigli è diventato molto più semplice, molto più semplice e molto più efficace, diciamo anche. Cosa stai parlando? Il vedere i riflessi a calci, cioè questa cosa di Mazgutova, di Domen, in rispetto di loro trattamenti? Allora, sicuramente, quello che io ho detto, come ho detto sempre, come ti ho detto anche te, io di Doman non lo so tanto, però quello che mi hai detto tu, qualcosa mi ricordo. Di Mazgutov ho visto sicuramente una parte, e se facciamo una comparazione tra una cosa e l'altra, va bene sempre, lo sai che va bene come conoscenza, va bene sempre tutto, perché sicuramente ti dà delle visioni diverse.
però dal punto di vista dell'efficacia del lavoro non c'è, io per adesso io non ho trovato paragoni, nel senso come un lavoro di semplificarlo però avere la stessa efficacia, magari anche meglio magari anche meglio, e questa è la grande differenza da questo e le altre cose, di semplificare, no, faccio questo 10 volte, 20 volte, dopo tiri, muori, no, metti la mano lì, dall'altra parte, quando è basta e basta, è finito. Allora vuol dire è già online. È già lì. Dopo sicuramente si può perfezionare così. E questa sicuramente quello che sicuramente abbiamo anche già parlato, no? Della osservazione, della semplificazione e l'efficacia nello stesso tempo. Perché alla fine a tutti interessa quello, no? L'efficacia e il risultato, no? Perché è così il mondo. E il risultato e l'efficacia si vede tutti i giorni. Certo. Dimmi, cosa volevi dire? Perché ho paura che il mio telefono si stacca fra un secondo, lo dico un altro. Grazie, ma veramente grazie, raga. Volevo una cosa, cioè io mi sento veramente ingraziata prima di aver trovato il Mazgotova per insegnarmi i principi di questa cosa di neurosensomotricità, i programmi neuroposturali, neurodinamici, diciamo quello che sarebbe i riflessi arcaici, tutta questa roba. Senza Mazgotova non avrebbe mai aiutato uno con il bruxismo, l'altra con la matematica, cioè non contava, non faceva 2 più 2 a 5 anni. Hey, thanks so much for spending time with us and listening to our stupid rants and ramblings. So yeah, why don't you guys get over to nowliving.today and start neurotraining. So you will be pretty much as stupid and ignorant and ridiculous as we are. Come on, get over there. Enjoy the apps, and there's plenty of tutorials. It's a web-based, so we're telling basically iStore and Google Play to screw off, kindly. We're going around them. It's web-based. It works on your computer as well, so you can see all the great training sessions and tutorials on a full screen, but obviously it works perfectly on every other operative system. Okay? All our best, and take care, guys.